Allora, a parte il fatto che Marta, sì, ho detto. Dalla serie raccontiamo una storia. Lui è un ragazzo carinissimo, intelligente, è un artista, molto bravo. Non vedo l'ora di farvelo vedere. Occhio qua. Resilienza. È una parola che secondo me a te ti si addice molto bene, no? Perché dici? Perché su tutto quello che ti è successo, che adesso raccontiamo, cioè, hai tirato fuori un lato positivo. Sì. Sarebbe quello significato se noi andiamo a guardare. Quindi lui, Luca Moretto, detto anche... In realtà Matt Moretti, il soprannome è Matt Moretti. Luca Matto Moretto. Però non sono tanto a posto forse. Beh, chi lo è? Tu se sei qua non tanto. Appunto. Volevo tanto fare questa cosa e non saprei neanche da dove iniziare. Beh, Luca, tu, Abbiamo già iniziato. io l'ho conosciuto da poco. L'ho conosciuto proprio nel senso di parlarci insieme. Sì, perché ci conosciamo da esatto, da ci anni, conosciamo da tanti anni. Perché frequentavamo locali, Gli quindi stessi ci locali, vedevamo. sì. Sì. Ma volevamo raccontare... Secondo me ci hanno già visto e stanno venendo a prenderci. Ma c'erano anche i carabinieri. Mi hanno fatto la segnalazione. Via, via, via. Riesci a correre? No, però gambe in spalla. Vedi che è venuta fuori la cazzata alla fine. Gambe in spalla e corriamo. Luca ha fatto un incidente, aveva 23 anni appena compiuti. Come l'hai fatto l'incidente? Sono caduto in moto, è stato un incidente un po' banale, non sarebbe stato neanche grave in realtà, però un incidente, un bel volo in moto, correndo anche un po' forte. L'incidente è stato banale, noi abbiamo chiacchierato prima, mi ha raccontato che si era solo rotto tibia e perone, con frattura composta. Esposta, scomposta. Quindi era una cosa che si poteva sistemare benissimo. Assolutamente sì. E poi per una causa di... Un episodio di malasanità che mi ha portato quasi in fin di vita, perché ho avuto una bruttissima emorragia e la gamba non è stata vascolarizzata, quindi non c'è stato flusso di sangue per molte ore e ad anno fatto purtroppo i medici, invece che prenderne atto, hanno un po' tra virgolette voluto provare a salvare qualcosa che non era più salvabile, però, Esatto. però loro non se la sono sentite probabilmente di dire la verità all'epoca, perché c'era anche mio papà che aveva avuto un problema simile pochi mesi prima e quindi la situazione familiare era un po' particolare e loro, invece di dirmi ti abbiamo fottuto una gamba, mi hanno detto noi la gamba te la sistemiamo, ti mandiamo di qua, ti mandiamo di là. Ho fatto 3 mesi di ricovero a Treviso e Verona con tanti interventi, chirurgia plastica, chirurgia vascolare. Ma questo sempre prima appena dopo l'incidente. Appena dopo l'incidente sì, ho tu fatto hai l'incidente avuto... e sono stato ricoverato fino a dicembre in ospedale a Treviso e Verona. Sì, però tra tutti questi giri per ospedali e chirurgie e cose, tu ce l'avevi ancora la gamba? Sì, la gamba l'hai avuta per quanto tempo? Per 9 mesi circa, fino a quando non ho deciso, insieme con i medici, mettendole alle strette, di capire che questa gamba era andata. L'avevo già capito io. Ha fatto sì che io in quei mesi memorizzassi i dolori e ad oggi ho ancora i dolori di quando avevo la gamba attaccata. Sindrome d'arto fantasma, più grave al mondo, che praticamente lui ha dolori 24 ore su 24 in questo piede che non c'è più. Non c'è. Molti da 18 anni. Dolori di vario tipo, molto forti, molto pesanti. Da trovare la soluzione per convivere col dolore, quindi cercando di contrastarlo con i farmaci, vediamo cosa. Che perché tu ormai prendi dei farmaci ma non funzionano. Ormai non funzionano più e trovai dei periodi dove magari ne prendi un po' di più, d'estate magari un po' più pesante perché col caldo, con il clima che abbiamo qua ne soffro di più, però io comunque cerco di di resistere tanto, però vivo sempre col male e non è una vita facile, ecco. Come ti dicevo, la disabilità mia non è quella della gamba che mi manca, è del dolore con cui vivo, però non avessi i dolori perché sarebbe... poi camminando male con una dolori anche sull'altra gamba e adesso anche sulla schiena, cavigli. Adesso non vorrei scendere sul dettaglio perché qua vorrei far 2 risate di 4 cazzate, quindi basta, dai, parliamo di altro. Ma scusa, ma dopo anche io sono convinta che l'unico momento che al dolore non ci pensi magari è quando sei in dolce compagnia. Come cazzo fai a sapere tutte cose? È vero? Sì, però come finio mi arriva delle papine che non t'hai idea lo stesso. Cioè.
quello che volevamo dire, come sei riuscito a dopo tutto questo, perché dopo sono successe anche altre cose non piacevoli, certo, però dopo tutto questo sei ancora riuscito a tirare fuori un lato positivo dietro. Sì, cioè io ho passato comunque un periodo lungo di qualche anno dove stavo male, proprio male. Dopo sei stato male anche psicologicamente? Sì, ero molto giù moralmente perché nessuno capiva niente, nessuno sapeva darti risposte, i medici all'inizio pensavano che io il problema ce l'avessi psicologico, invece non era psicologico. Poi ho iniziato a girare per ospedali, abbiamo fatto molti altri interventi, quindi ho fatto 32 interventi in questi anni. Dopo l'amputazione ne ho fatti 20. Il 12° intervento era l'amputazione della gamba. Ne ho fatti altri 20 dopo, tra... Totale 32. 32, sì. E quindi il medico di allora, di Bologna, mi disse che ero probabilmente il caso più grave al mondo, ma aveva anche la competenza di dirlo perché era il capo dell'Associazione Mondiale sulla terapia antalgica, era un professore dei Rizzoli di Bologna, un professore universitario, il dottor Borghi. Periodo buio, poi è arrivata l'arte e l'arte è stato un aiuto morale, psicologico, perché mi ha intanto aiutato a ritirare fuori quello che era dentro qua, che era rimasto dentro, e quindi era il mio modo di essere, l'allegria, la voglia di vedere positivo, di guardare avanti, di credere, di crearmi un futuro. E sai, non è arrivata subito così l'arte è arrivata, nel senso che ho iniziato a fare le mie opere. Poi artista io mi sono dichiarato dopo qualche anno, nel senso che dal 2006, quando ho iniziato, al 2010 facevo opere d'arte, facevo qualche mostra, qualcosa. Però sai, un po' alla volta iniziavo a vedere che quello che facevo aveva comunque un senso, aveva la capacità di coinvolgere le persone. Una delle cose che non ti ho detto quando ci siamo un po' parlati di questa cosa e che a me colpiva molto era che quando parlavo e raccontavo il mio percorso artistico vedevo le persone che iniziavano a sorridere, e questa cosa succede ancora, e questa cosa mi colpiva molto perché vedevo che trasmettevo non solo con i colori ma anche con la storia che raccontavo, no? Il perché del silicone, il perché dei colori, il perché del nome Luca M, perché ho anche registrato Luca M, è un marchio registrato, e vedevo che nel volto delle persone si accendeva un sorriso. Poi dal 2010 fino ad oggi ho iniziato a fare l'artista professionista. Ci vuole culo, no, ma non è neanche che ci vuole culo, non è, perché il culo arriva quando tu lavori bene, quando fai le cose nel modo giusto, quando lavori con la comunicazione, fai tutte le tue cose. Ma tu queste cose tutte le fai? Sì, infatti dal 2010 a oggi ci sono state delle esperienze lavorative con aziende molto importanti, aziende con cui collaboro tuttora, per cui le aziende importanti sanno vedere che l'orgoglio mio è che 2 aziende importantissime a livello mondiale del silicone sono venute da me, mi hanno trovato, e questa è già una cosa che la dice lunga, nel senso è una cosa che faccio solo io. È particolare, tu vedi un'opera sua e capisci subito che l'ha fatta lui. Sì, questa è una cosa importante da dire, mi viene detta spesso anche da esperti d'arte. Non aspetto che le cose mi arrivino addosso, mi muovo, ho dei periodi in cui magari sono giù, no? Ogni giorno mi vengono in mente delle opere, qualcosa, quindi idee ne ho finché voglio. Il problema mio è il fare le cose, perché ha dei costi anche fare delle opere, nel mio caso, perché ci sono siliconi che costano veramente molto, le metto là, sono idee che metto là, per tante cose che compro, altre le ho dalle aziende, cioè bisognerebbe ci credesse di più, che avesse il coraggio di comprare. Se noi dobbiamo aspettare che la gente ci crede in noi, io penso che siamo veramente un po'... Ma l'artista vive di questo, se la gente non comprerà le opere... so, però proprio nel fatto che noi diciamo, anche nell'altro video che ho fatto, anche di Luca Fisso, noi possiamo fare le cose finché vogliamo, però se dopo purtroppo non siamo circondate di persone che possono credere a quello che facciamo, poi se poi un giorno sono farò, tutti bravi a crederci, prenderò, magari sono anche tutti bravi magari a farti dei complimenti, ma ci vuole una sostanza in questo complimento, no? Ci vuole una spinta. No, ma anche perché il problema è che io, se vendo opere, posso fare progetti, posso fare eventi, posso fare opere nuove. Uno cresce, fa determinate cose, è ovvio che cresca anche il valore del lavoro che fa. Certo. E adesso che devi comprarle, no? Fra un po' di anni. Andiamo nel suo studio, il suo laboratorio, e facciamo vedere un po' le sue opere. Ma no, che è tutto casino. Ma sì, no, voglio far vedere. Ti faccio vedere il laboratorio. Sì. Censura. Ok. A una gli ho detto: ti porto sul mio piede a terra.
Sì, no, che l'altro giorno una mi ha detto massaggiati con un po' di pomata. Sì, ho detto. Ma cosa ti fa male? Il piede? Quale? Quello. Fatti un massaggio. Vabbè, dove? Sul piede? Ah, ok. Mette la crema su. Tira via il piede e mi mette qua, mi un massaggio e strofine e viene fuori anche Aladino. Sì, il carbonio. Carbonio. Lui ha... Aladino viene fuori sul carbonio, sul titanio viene fuori al Titanic. Che deficiente. Dai, possiamo concludere. Nel senso, volevamo concludere che Luca, questo ragazzo fortissimo, bellissimo, era lui che volevo farvi conoscere. Ah sì? Sì. Abbiamo fatto tutto questo per questo? Spero vi sia piaciuto questo video e che possa essere di aiuto, di ispirazione, di qualsiasi cosa bella vi possa arrivare là. Ma sì, dai, speriamo che qualcuno abbia fatto una risata. Sì, così. O una risaia. Grazie Luca. Ciao.